Secondigliano, estate del 2004, tardo pomeriggio. Un appartamento al piano terra di un palazzo popolare, tapparelle abbassate, una lampadina accesa sopra il tavolo della cucina. Sul tavolo, una busta di plastica. Dentro la busta, 7.000 euro in banconote da 50. Sono la quota della settimana di una delle piazze più redditizie di Napoli Nord. Un uomo conta i soldi, mani veloci, sguardo basso. Si chiama Gennaro Marino. Nelle case celesti lo chiamano McKay. Ha 34 anni. Da 10 lavora per Paolo Di Lauro. Da 10 consegna quote come quella busta a un uomo che non vede mai. Il sistema funziona così. I soldi salgono, gli ordini scendono. Nessuno fa domande. Quella settimana le quote sono cambiate. Non scendono più dai capopiazza al clan. Adesso è il contrario. Adesso è il clan che decide quanto resta a chi sta in strada. E quello che resta è poco. Troppo poco per chi rischia ogni giorno la galera, ogni notte un agguato, ogni mattina che gli sparino in faccia mentre fa colazione. McKay finisce di contare. Non parla. Non commenta. Mette i soldi in un'altra busta. La sigilla. E nella sua testa, in quel pomeriggio di fine estate, comincia una cosa che le sentenze, 15 anni dopo, chiameranno scissione, che il quartiere chiamerà guerra, che lascerà nelle strade di Scampia tra 70 e oltre 100 morti. Quella sera, l'uomo che conta i soldi non lo sa ancora, ma da quel tavolo, da quella busta, da quella decisione, sta per nascere il duplice omicidio che apre la prima faida di Scampia. E questa è la storia di chi quella guerra l'ha accesa. Scampia, periferia nord di Napoli, 2026. Oggi a Scampia ci sono le gru, le vele in demolizione, i cartelli con i rendering dei palazzi nuovi. Una città che prova a togliersi di dosso il proprio nome. Ma le relazioni della direzione investigativa antimafia raccontano un'altra cosa. Raccontano che le rotte della cocaina non si sono fermate, che le piazze hanno cambiato indirizzo, non esistenza, che la macchina, sotto, gira ancora. E raccontano che a oltre 20 anni dalla guerra che ha cambiato tutto, c'è ancora un uomo che non è mai uscito di scena. È in carcere dal 2004, regime di 41 bis. Fine pena, 2077. Probabilmente lo conoscete senza saperlo. Se avete visto Gomorra, avete passato 5 stagioni con Ciro Di Marzio, l'immortale. E secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, tra le figure reali a cui quel personaggio si è ispirato, c'è anche lui, Gennaro Marino. Non in modo letterale. La fiction prende pezzi di persone diverse, li fonde, cambia i volti. Ma le case celesti, la scissione contro i Di Lauro, la cocaina che arrivava dalla Spagna. Una parte di tutto questo è passata dentro la storia di McKay, prima di diventare una serie. Stasera vi raccontiamo la versione senza colonna sonora, quella con le date, quella con i nomi, quella con i 19 milioni di euro sequestrati nel 2024, mentre l'uomo a cui erano riconducibili era in carcere già da 20 anni. Della faida di Scampia abbiamo già raccontato cos'è successo. Le strade, i morti, la paura, Gelsomina Verde, Antonio Landieri, Attilio Romanò. Trovate i link in descrizione. Stasera no. Stasera entriamo dall'altra parte. Dalla parte di chi quella guerra l'ha decisa, l'ha preparata, l'ha eseguita. E al centro di quella stanza, di quel tavolo, di quelle decisioni, c'è lui, il capopiazza delle case celesti, che ha tradito il padrone della camorra napoletana.
Come fa un soldato di periferia, cresciuto in un quadrilatero di cemento, a diventare il referente militare di una guerra di camorra, a sopravvivere alla mattanza, a muovere milioni anche da una cella di massima sicurezza? Io sono Alex Neri. Benvenuti su Anime Oscure. Per capire chi è diventato Gennaro Marino, bisogna capire dove è cresciuto. Le Case Celesti. Un complesso di edilizia popolare tra Secondigliano e Scampia. Palazzi che lo Stato aveva costruito negli anni 70 per dare un tetto a chi non ce l'aveva. Scale strette, ballatoi attorno ai cortili interni, androni bui, panni stesi tra una finestra e l'altra, cancelli di ferro arrugginito, cartelli del numero civico graffiati, mattonelle saltate sui ballatoi, citofoni che non funzionano da decenni. Lo Stato aveva costruito quei palazzi per ospitare delle famiglie. Qualcun altro aveva capito che erano perfetti per un altro scopo. Ogni ballatoio è una vedetta, ogni androne un punto di consegna, ogni appartamento al piano terra un possibile deposito, ogni scala una via di fuga. Per chi vendeva cocaina senza farsi prendere, le Case Celesti non erano un quartiere, erano una fortezza già costruita. Le inchieste le descrivono come una delle piazze di spaccio più redditizie della periferia nord di Napoli. Una cittadella che dall'alba al tramonto, dal tramonto all'alba, non si fermava mai. Gennaro Marino nasce il 24 ottobre 1969. Cresce in quel quadrilatero. Lo conosce metro per metro. Ogni portone, ogni cantina, ogni tetto. Sa quali finestre danno sulla strada e quali sul cortile interno. Sa quali vicini parlano e quali no. Sa dove si nasconde un uomo. Sa dove si nasconde una pistola. Sa quanto tempo serve a un poliziotto in borghese per attraversare il quadrilatero da un lato all'altro. E sa quanto tempo serve a un compratore di cocaina per entrare, comprare, uscire, senza essere notato. Il soprannome non se l'è inventato, lo ha ereditato. McKay. Le cronache lo legano a una somiglianza, dentro la famiglia, con un personaggio della televisione americana di quegli anni. È il tipo di dettaglio che a Secondigliano si tramanda a voce. I documenti giudiziari non lo cristallizzano, ma l'effetto sì, lo registrano. Il soprannome smette di essere di una persona e diventa l'etichetta di una famiglia. I Marino diventano i McKay e Gennaro eredita quel nome insieme al posto che occupava. Quando entra nel sistema di Paolo Di Lauro, McKay non è un soldato qualunque. È un uomo che conosce le Case Celesti come pochi altri. E le Case Celesti sono uno dei reparti più importanti dell'azienda Di Lauro. Perché Paolo Di Lauro, negli anni 80 e 90, ha trasformato la camorra napoletana in qualcosa che la camorra non era mai stata. Un'azienda, con i capopiazza che gestivano le piazze come punti vendita, con un sistema di quote sui guadagni, con una logistica per importare cocaina all'ingrosso e venderla al dettaglio in tutta la Campania. Aveva clienti dalla Lombardia che scendevano a fare la spesa. Aveva pusher al dettaglio che ogni notte muovevano migliaia di dosi. Aveva chimici che tagliavano la merce, contabili che facevano i conti, avvocati che difendevano gli arrestati, medici che curavano i feriti senza denunciare nulla. In quell'azienda ogni capopiazza ha il suo reparto, il suo territorio, la sua autonomia, la sua quota. Funziona come un franchising. Il marchio è Paolo Di Lauro. La filiale la gestisci tu. Versi la tua percentuale al brand e quello che resta è tuo. McKay è il capo piazza delle Case Celesti. Conosce il territorio, sa incassare, sa usare la forza, sa tacere e sa gestire i numeri. Per 10 anni
Il sistema funziona. McKay versa la sua quota. Il clan gli lascia la sua. Tutti guadagnano. La cocaina arriva. La cocaina si vende. I soldi salgono. E quel meccanismo, dentro le case celesti, gira 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, come una catena di montaggio che non si ferma neanche di Natale. Ma negli ultimi mesi di quel sistema, qualcosa sta cambiando. Paolo Di Lauro non è più un padrone che si vede per strada. Da anni si muove nell'ombra e dai primi anni 2000 il suo nome finisce tra quelli dei ricercati più pericolosi. Comanda da nascondigli segreti, attraverso pizzini e telefonate brevi. Sopra il quartiere, da qualche parte, c'è ancora la sua mano. Ma quella mano è lontana e il quartiere lo sente. Sente che il padrone non passa più ai bar, non si vede più nei matrimoni, non firma più le sentenze di morte sui pizzini. Quei pizzini, adesso, li firma qualcun altro. Al suo posto, nella gestione quotidiana, è arrivato il figlio, Cosimo Di Lauro. Cosimo ha 30 anni, cresciuto nei salotti, non nelle scale, cresciuto guardando il padre comandare, non a sparare. Per i vecchi esponenti del clan che hanno fatto la guerra a Cutolo negli anni '80, che hanno costruito le piazze, che hanno fatto i soldi che oggi Cosimo spende per i vestiti, lui resta il figlio del padrone. Non il padrone. È una sfumatura piccola, ma in una camorra dove il potere si misura ogni giorno sul rispetto che ti riconoscono per strada, una sfumatura piccola, dopo un po', diventa una crepa enorme. E quel figlio del padrone, nell'estate del 2004, prende la decisione che cambia tutto. I capopiazza non guadagneranno più in percentuale sui ricavi. Guadagneranno uno stipendio fisso. Per i piccoli è un miglioramento. Per chi gestisce le piazze più grosse è una rapina. E le case celesti in quella mappa sono tra le piazze più grosse di tutte. McKay fa il conto. La differenza è enorme. Decine di migliaia di euro al mese in meno. Per uno che rischia ogni giorno la galera. Per uno che ha costruito quella piazza pezzo per pezzo. Per uno che, dentro il quadrilatero, comanda da prima ancora che Cosimo sedesse al tavolo delle decisioni. Quella sera, nell'appartamento al piano terra, McKay finisce di contare. Non parla, non commenta. Mette i soldi in un'altra busta, la sigilla, la consegna a chi deve portarla in alto. Saluta con un gesto del capo, chiude la porta e sa che in quella busta sta consegnando per l'ultima volta quello che il vecchio sistema gli chiedeva di consegnare. Ma dentro di sé ha già deciso. Restano solo da decidere due cose: con chi schierarsi e come renderlo definitivo. Perché chi rompe con i Di Lauro nel 2004 non resta solo. C'è già un fronte alternativo che lo aspetta. E quel fronte ha un nome: gli spagnoli. Quel fronte si è formato da mesi. Si è costruito in silenzio. I giornali li chiameranno Amato Pagano. Le inchieste li chiameranno scissionisti di Secondigliano. La strada, semplicemente, li chiamerà gli spagnoli. Si chiamano così per un motivo preciso. Hanno una base in Spagna. Costa del Sol, Marbella, Barcellona. Importano cocaina in proprio, direttamente dai broker sudamericani, saltando i canali del vecchio sistema. I Di Lauro controllano il territorio. Gli spagnoli controllano la fonte. E in un'economia criminale dove la fonte vale più del territorio, gli spagnoli, in silenzio, hanno già vinto la partita, prima ancora di giocarla. Nel settembre di quel 2004, secondo le ricostruzioni giudiziarie, è proprio in Spagna, nella zona di Sitges, vicino a Barcellona, che si tiene una delle riunioni decisive del cartello. Una stanza, un tavolo, una lista di nomi,
la lista di chi sarebbe caduto, la lista di chi avrebbe sparato, la lista di chi avrebbe ereditato le piazze quando i Di Lauro non ci sarebbero più stati. Al vertice del cartello ci sono due figure. Raffaele Amato, detto Lello, lo spagnolo. Vive tra Napoli e la Costa del Sol. Le sentenze lo ricostruiscono come il broker internazionale del gruppo. È l'uomo che decide quanta cocaina arriva, quando arriva, a che prezzo arriva. È il livello sopra McKay, il padrino nuovo che sta accogliendo i disobbedienti del padrino vecchio. Le sue terrazze a Marbella in quei mesi sono sale d'attesa. Gli uomini che rompono coi Di Lauro vanno a fargli visita. Vanno a chiedere di essere accolti. E lui, da quella terrazza, decide chi entra e chi resta fuori. E Cesare Pagano è la struttura operativa sul territorio. Mentre Amato firma i carichi da Marbella, Pagano resta a Secondigliano. Coordina gli uomini, pesa gli alleati, decide gli obiettivi. Se Amato è il commerciante, Pagano è il soldato. Se Amato firma le fatture, Pagano firma le condanne a morte. Tra Amato e Pagano c'è un patto vecchio. Sono cresciuti insieme, hanno combattuto la guerra contro la nuova camorra organizzata di Cutolo, hanno costruito le piazze e adesso hanno deciso di romperle con chi le possedeva. In quel cartello, nell'estate del 2004, entra il gruppo Marino. Lo dice un collaboratore di giustizia. Si chiama Luigi II. È un ex uomo del gruppo Marino. Davanti ai magistrati, colloca l'ingresso dei McKay nel cartello a giugno del 2004. È la rottura definitiva. Da quel momento le case celesti cambiano padrone, senza cambiare un mattone. Lo stesso quadrilatero, gli stessi androni, le stesse vedette. Ma chi comanda lì dentro non risponde più ai Di Lauro. La fortezza è passata al nemico. Solo che il nemico ancora non lo sa. E qui sta il punto. Perché tra entrare nel cartello e dichiarare guerra c'è ancora un confine sottile, quello che separa una scissione da un massacro. Finché i Di Lauro non lo scoprono, c'è ancora margine per nascondere i conti, margine per fingere fedeltà, margine per guadagnare tempo. Gli spagnoli, in quei mesi, fanno il contrario. Non aspettano di essere scoperti. Vogliono fare loro la prima mossa. Ma una scissione non si dichiara con un comunicato. Si dichiara con un cadavere. E quel cadavere deve essere scelto con precisione. Deve essere così vicino a Cosimo Di Lauro che nessuno possa fingere di non capire. Deve essere così simbolico che il sangue gridi al posto delle parole. Nelle stanze del cartello, nelle settimane che precedono la guerra, quel nome viene scelto. Fulvio Montanino. E chi spinge perché venga scelto, secondo le carte processuali, è proprio il gruppo che è entrato per ultimo nel cartello. Quello che davanti agli altri deve ancora dimostrare qualcosa. Quello degli uomini delle case celesti. In gergo criminale esiste un'espressione. Si chiama prova d'amore. Non è una metafora sentimentale, è linguaggio operativo. Chi vuole entrare in un nuovo sistema deve dimostrare di aver chiuso col vecchio. Non basta dirlo, bisogna provarlo. Bisogna fare qualcosa che renda impossibile tornare indietro. Un omicidio è impossibile da cancellare. Quella formula non l'abbiamo coniata noi. La consegna ai magistrati Luigi II. Davanti ai pubblici ministeri ricostruisce la spinta per uccidere Fulvio Montanino. Indica due nomi che all'interno del cartello premono perché quella morte avvenga, e avvenga in fretta. Gennaro Marino e Arcangelo Abete. Sono i nuovi arrivati.
Sono quelli che, agli occhi dei capi storici, devono ancora pesarsi. E la cocaina, da sola, non basta. Si entra negli spagnoli portando una piazza. Si resta dentro, portando un morto. Possibilmente un morto importante. Fulvio Montanino è importante. Ha 30 anni. È il braccio destro operativo di Cosimo Di Lauro, l'uomo a cui il giovane capo ha affidato la gestione quotidiana del clan. Non un soldato, non un guardaspalle, il consigliere, quello che firma gli ordini al posto del capo. Quello che la sera, dopo cena, vede Cosimo a porte chiuse. Quello che sa dove sono i depositi, dove sono i soldi, dove sono i pizzini. Eliminarlo non è eliminare un uomo, è amputare un braccio dell'altro clan. E gli scissionisti hanno bisogno di un'amputazione, non di una scaramuccia. La decisione viene presa. Il bersaglio è Montanino. L'organizzazione operativa, secondo la ricostruzione della Cassazione del 2019, fa capo al cartello. Cesare Pagano, Carmine Pagano, Arcangelo Abete, Antonio della Corte, Angelo Marino, Ciro Mauriello, Enzo Notturno e Gennaro Marino. 8 uomini, 30 anni di carcere ciascuno. 15 anni dopo scriveranno tutto questo nero su bianco. Ma in quei giorni di ottobre, sulla carta, non c'è niente. C'è solo un nome da seguire. Le abitudini di Montanino, secondo la ricostruzione di Luigi II, sono il vero campo di lavoro degli scissionisti. Dove va? A che ora? Con chi? Quali strade prende? Quali bar frequenta? Per circa un mese, prima di Cupa dell'Arco, un uomo del cartello segue Montanino come specchietista. Un occhio che osserva, un occhio che riferisce, un occhio che, sera dopo sera, costruisce la mappa dei suoi spostamenti. Quei pedinamenti, secondo le stesse fonti giudiziarie, producono 3 tentativi d'agguato prima di quello riuscito. 3. Uno di essi viene tentato con un Fiat Fiorino bianco, un altro con una Fiat Punto. Entrambi falliscono, per ragioni che le carte non sempre chiariscono. Forse Montanino non si ferma dove era stato previsto, forse il comando arriva in ritardo, forse il bersaglio cambia strada senza saperlo. 3 volte i killer sono usciti di casa con la pistola carica. 3 volte sono rientrati senza aver sparato un colpo. E ogni tentativo fallito è un rischio in più, perché ogni macchina sospetta nelle stesse strade, ogni faccia che torna a passare nello stesso quartiere, ogni vedetta dei Di Lauro che comincia a notare qualcosa, avvicina di un passo il momento in cui Cosimo capirà che qualcuno gli sta dando la caccia. Poi succede una cosa che la cronaca giudiziaria registra con precisione. Per alcuni giorni, in quel mese di ottobre, Montanino non esce. È malato. Sta in casa. Il pedinamento gira a vuoto. Le pistole restano cariche. Gli uomini del comando si guardano in faccia, senza un bersaglio. Quando Montanino, guarito, decide di uscire di nuovo, lo fa in compagnia di un parente, un uomo della sua famiglia. Si chiama Claudio Salierno. Ha 40 anni. È suo zio. Non è un esponente del clan. Non è un affiliato di vertice. Non porta armi. È sul motorino con lui per ragioni che restano negli equilibri di una famiglia che non possiamo ricostruire qui. Lo zio del braccio destro del capo. Vede tutto. Sa poco. Non comanda niente. Per chi sta aspettando da settimane di colpire Montanino, quella presenza non cambia il piano. È una variabile. È un secondo nome che, se sale sul motorino, sale anche dentro l'agguato. Non c'è scelta. La scissione non può aspettare un'altra malattia, perché gli scissionisti non possono permettersi di mancare un altro colpo. 4 tentativi su uno stesso bersaglio sono già troppi. Il quinto non si fa.
Se l'agguato fallisce ancora, Cosimo capirà tutto, chiuderà il cerchio, eliminerà i sospettati prima ancora che sparino. E la scissione morirà in una settimana. L'agguato si fa una volta sola e si fa adesso. La data è scelta. 28 ottobre 2004. Manca poco. «28 ottobre 2004. Secondigliano, via Cupa dell'Arco. È pomeriggio. Una strada che non è una strada principale. È un'arteria laterale di Secondigliano. Palazzi popolari a destra e a sinistra. Bar, saracinesche. Un semaforo. Il traffico delle 4 del pomeriggio. Donne che tornano dalla spesa. Ragazzini che escono da scuola. Una giornata d'autunno qualsiasi, in un quartiere qualsiasi del nord di Napoli. Una di quelle giornate che, vista da fuori, non promette nulla. È una moto, una Honda Transalp. Davanti, alla guida, Fulvio Montanino. Dietro, suo zio, Claudio Salierno. Stanno andando da qualche parte. Le carte processuali non lo dicono con precisione. Sappiamo solo dove non sono mai arrivati. In quella strada laterale, in quel pomeriggio, il comando aspetta. Sono uomini che da settimane studiano gli spostamenti del bersaglio. Sono uomini che hanno già fallito 3 volte. Sono uomini che oggi non possono fallire ancora. In tasca hanno le pistole. Nei polmoni hanno il fiato corto di chi sa che il 4º tentativo è l'ultimo. Nelle teste hanno l'unico ordine che conta in una scissione che non è ancora pubblica. Il bersaglio non deve arrivare a casa. La Transalp entra in Cupa dell'Arco. Il rumore di un motorino come tanti, in una strada come tante. Montanino al manubrio, Salierno dietro, le mani sui fianchi del nipote. La postura di chi sta facendo una commissione di famiglia, di chi non sospetta niente. Da settimane qualcuno ha studiato anche quella postura, quella seduta dietro, quel modo di tenere le spalle. Sa che quel secondo uomo non è armato, sa che non parlerà, sa che se sale sulla moto del nipote, sale anche dentro il preventivo dell'agguato. L'auto degli scissionisti, secondo la ricostruzione giudiziaria, intercetta la Transalp lungo il percorso. Non si affianca, non frena di lato. La sperona. Un urto deliberato, calcolato. La moto esce di strada. I 2 uomini sopra finiscono a terra. Il fragor del metallo contro l'asfalto si confonde con il rumore della strada. Per un secondo, chiunque sia lì attorno può ancora pensare a un incidente. Per un secondo soltanto. Dall'auto, in quei secondi, scendono i killer. Calibro 9, a distanza ravvicinata. Una raffica. I bossoli, sull'asfalto, saranno raccolti dai carabinieri qualche minuto dopo. Fulvio Montanino cade per primo. Era lui il bersaglio. Era lui quello che dovevano colpire. Da settimane lo studiavano per arrivare a questo. Da settimane lo seguivano per non sbagliare adesso. Claudio Salierno cade con il nipote. Era lì. Era sopra quella stessa moto. Non aveva guardaspalle, perché Montanino non aveva guardaspalle in quel pomeriggio. Non aveva una pistola, perché Salierno non sparava. Non era un soldato del clan. Era lo zio. Ma era sopra quella moto. E un agguato non distingue. I killer non si fermano a controllare. Non serve. La raffica è bastata. La Transalp è una. I 2 uomini sopra sono fermi. Quello che dovevano fare è fatto. Risalgono in auto. Si dileguano dentro il labirinto di Secondigliano. Le stesse strade strette che hanno usato per arrivare. Gli stessi vicoli che chiunque viva lì conosce a memoria. Strade che in pochi secondi si chiudono dietro di loro come una porta dipinta sul muro.
Da fuori non si vede più niente. Da dentro c'è solo un'auto che si sposta da un cortile a un altro, fino a sparire. Sull'asfalto di via Cupa dell'Arco restano 2 uomini. Le sirene arrivano dopo. Quando arrivano è già passato tutto. La gente che si era buttata a terra al primo colpo si rialza. I commercianti riaprono le saracinesche che avevano abbassato. Qualcuno chiama l'ambulanza. Qualcun altro guarda da una finestra e non chiamerà nessuno. Mai. In quella strada, in quel quartiere, in quella città, c'è un codice antico che non ha bisogno di essere spiegato. Chi vede, non vede. Chi sente, non sente. Chi ricorda, non ricorda. A Cosimo Di Lauro la notizia arriva nel giro di poche decine di minuti. Una telefonata, forse 2. La voce dall'altra parte non spiega, dice solo un nome. Fulvio. Più una parola sola. E in quella parola Cosimo capisce. Capisce che non è un incidente. Capisce che non è una vendetta isolata. Capisce che qualcuno gli ha appena ammazzato il consigliere e che chi spara al consigliere sta dichiarando guerra al re. Capisce che da qualche parte c'è una stanza in cui hanno deciso di prendersi tutto. La piazza, la cocaina, la sua testa. Quel pomeriggio, dentro la sua testa, comincia un'altra contabilità. Quella delle teste che dovranno cadere dall'altra parte. La lista è lunga. Ed è una lista che, nei mesi successivi, finirà col travolgere anche chi quei nomi non li portava. Ma per ora, alle Case Celesti, dentro un appartamento al piano terra che ormai conosciamo, qualcuno fa esattamente l'opposto. Non festeggia, non si fa vedere, non chiama nessuno. Si nasconde, aspetta, conta i minuti. Perché chi ha appena acceso una guerra di camorra, nelle ore immediatamente dopo, è in pericolo di morte tanto quanto chi l'ha persa. La risposta dei Di Lauro non si farà attendere. E in una guerra di camorra, le prime 48 ore sono quelle in cui muoiono più persone. E gli scissionisti, intanto, una cosa la sanno già. Le carte processuali, anni dopo, la metteranno nero su bianco. Quel pomeriggio non era il primo colpo che avevano provato a sparare contro i Di Lauro. E non sarebbe stato l'ultimo che avevano in cantiere. Per capire che tipo di guerra gli spagnoli avevano in testa, basta una scena che nessun documentario su Scampia vi ha mai raccontato. Una scena che salta fuori anni dopo dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Si chiama Biagio Esposito. Davanti ai magistrati ricostruisce un piano che il cartello aveva messo in cantiere per la fine del 2002. Le cronache giudiziarie lo collocano nella notte tra il 31 dicembre 2002 e il 1 gennaio 2003. Capodanno. Un piano che non ha avuto luogo, ma che nelle carte resta come prova di quanto in alto stessero puntando gli scissionisti, già prima ancora della scissione formale, già quando i Marino erano ancora dentro il sistema Di Lauro, già quando ufficialmente la fedeltà al vecchio padrone non era stata rotta. Il piano era questo. A Capodanno, per una tradizione che a Napoli vale per chiunque, le famiglie si riuniscono, anche le famiglie dei boss, anche la famiglia Di Lauro. Paolo Di Lauro e i suoi figli maschi, secondo le informazioni che il cartello credeva di avere, si sarebbero radunati per la fine dell'anno in una sede precisa del quartiere. Una casa, una stanza, un tavolo, un brindisi. Una famiglia che, almeno per quella notte, sarebbe stata tutta nello stesso posto. Era l'occasione. Era il bersaglio. E gli spagnoli, secondo Biagio Esposito, avevano deciso di non farsela scappare. L'arma scelta non era una pistola, non era una mitragliatrice. Era qualcosa che nella faida di Scampia non era mai stato usato.
qualcosa che nessuna camorra napoletana aveva mai pensato di usare contro una stanza piena di persone. Un lanciarazzi. Un bazooka. Le dichiarazioni di Esposito, riprese dalla stampa giudiziaria, indicano nel narcotrafficante Raffaele Imperiale il fornitore a cui il cartello si sarebbe rivolto per procurare l'arma. Imperiale, negli anni successivi, sarebbe diventato uno dei broker internazionali di cocaina più ricchi d'Europa. Nel 2002 era già un uomo della rete olandese e spagnola che riforniva mezza camorra. Le stesse cronache giudiziarie riferiscono un dettaglio operativo che inquadra il peso del piano. Un uomo del cartello, secondo Esposito, viene mandato in Olanda, direttamente da Imperiale. Non per ritirare la cocaina, per imparare a usare l'arma, per capire come si carica un lanciarazzi, come si punta, come si spara, come si colpisce un edificio senza colpire i palazzi accanto. Il piano, sulla carta, era chiaro. Un colpo solo, su una stanza piena. La fine politica del clan di Lauro in una notte di fuochi d'artificio. Mentre fuori il quartiere sparava i petardi per il nuovo anno, dentro un palazzo del quartiere sarebbe arrivato un colpo di un'altra natura. Un colpo che, in mezzo al rumore di Capodanno, in pochi avrebbero capito subito. Non avvenne. Le sentenze definitive non hanno mai cristallizzato un'operazione che è stata pianificata ma non eseguita. Quello che resta è il racconto di Esposito ai magistrati. Il piano c'era. L'arma era stata cercata. L'addestramento era stato organizzato. L'occasione era stata individuata. Perché non avvenne? Le carte non lo dicono con certezza. Forse perché la rete di sicurezza intorno alla famiglia di Lauro si era stretta. Forse perché l'informazione sulla riunione non era abbastanza solida. Forse perché qualcuno, all'ultimo, decise che era un rischio troppo grosso, anche per uomini che 2 anni dopo avrebbero ordinato di crivellare un consigliere in pieno pomeriggio. Ma quello che la scena ci dice, oggi, è una cosa sola. Gli uomini che 2 anni dopo avrebbero fatto crivellare Montanino sulla Honda Transalp non erano arrivati a quella decisione da un giorno all'altro. La guerra contro i Di Lauro la pensavano già da prima, da quando il vecchio padrone era ancora libero, da quando il cartello scissionista non si chiamava ancora così. Non volevano vincere una guerra. Volevano cancellare un clan. Non volevano colpire i soldati. Volevano colpire la famiglia del padre. Non volevano una faida. Volevano un'estinzione. E in mezzo a uomini che pianificavano una cosa simile, Gennaro Marino, capo piazza delle Case Celesti, era una delle voci che contava. Ma quel pomeriggio di Capodanno non arrivò mai. E nei mesi successivi a Cupa dell'Arco, la guerra prese un'altra forma. Non più razzi puntati su una stanza piena, ma agguati di strada, uno dopo l'altro, in faccia, a sangue freddo. E in quella guerra che esplode nell'autunno del 2004, dimenticate l'idea pulita degli scontri tra clan. La prima faida di Scampia non è uno scontro tra eserciti. È una caccia all'uomo permanente, in mezzo alla gente, agguati in piena luce, sparatorie nei cortili, uomini ammazzati mentre fanno la spesa, mentre aspettano l'autobus, mentre accompagnano i figli a scuola. Quante persone sono morte in quella faida? A questa domanda non si può rispondere con un numero solo. Le ricostruzioni oscillano tra circa 70 e oltre 100 vittime. La divergenza dipende dai criteri. Si contano solo gli omicidi attribuiti ai clan, anche le vittime collaterali, anche i morti rimasti senza condanna. La Commissione parlamentare antimafia conferma la scala del fenomeno. Ma un numero unico non esiste. Ha prodotto così tanti morti
che nemmeno lo Stato è riuscito a contarli con certezza. Dietro i numeri ci sono i nomi. E un nome, più di ogni statistica, spiega cosa significa vivere dentro una faida col cognome sbagliato. Massimo Marino, cugino di Gennaro Mackay, un uomo che lavorava, che aveva una famiglia. Le cronache dell'epoca lo indicarono in un primo momento come legato al fronte scissionista per via del cognome e della parentela. Le indagini successive e le confessioni dei killer del clan di Lauro hanno accertato che non ricopriva alcun ruolo operativo nella camorra. Non gestiva piazze, non partecipava ad azioni di fuoco. Aveva precedenti penali di modesta entità. La sua unica colpa, agli occhi di chi lo ha ucciso, era il sangue che gli scorreva nelle vene. L'11 dicembre 2004, 44 giorni dopo Cupa dell'Arco, nel pieno della rappresaglia, Massimo Marino viene ucciso. La logica dietro la sua morte è la più cieca della guerra di camorra. I Di Lauro avevano perso un loro uomo. In quella contabilità del sangue, qualcuno doveva pagare dall'altra parte. Non serviva colpire un uomo armato. Bastava un marino. Qualunque marino. Il messaggio non era per lui. Era per Gennaro. Possiamo arrivare ovunque. Anche i vostri parenti, che non c'entrano niente. Le inchieste, anni dopo, individuano in Cosimo Di Lauro il mandante. L'esecutore materiale è Gennaro Puzzella, che si autoaccusa, diventando collaboratore di giustizia. Ma la verità arriva tardi e dopo un altro errore. Perché prima che Puzzella confessasse, per la morte di Massimo Marino, lo Stato aveva condannato un innocente. Si chiamava Giovanni De Luise. Anni di carcere, prima di essere scagionato. Fermiamoci qui un secondo, perché è il cuore di tutta la storia. Un innocente, Massimo Marino, ucciso per un cognome. E un secondo innocente, Giovanni De Luise, condannato per quella morte che non aveva causato. 2 vite spezzate da un solo delitto. Nessuna delle due apparteneva alla camorra. La faida non distrugge solo chi la combatte, distrugge anche chi le passa accanto e perfino chi prova a farle giustizia. Quella sera, alle Case Celesti, Mackay riceve la notizia. Non era previsto. Massimo non era nel gioco. Massimo non sapeva nemmeno cosa stava succedendo nelle stanze chiuse del cartello. Eppure, Massimo è morto per quel cognome. Per la prima volta dalla scissione, la guerra che Mackay ha contribuito ad accendere torna dentro casa sua. E qualcosa in lui, secondo le ricostruzioni successive, comincia a incrinarsi. Non subito, non in modo visibile. Per ora la guerra continua. Per ora le Case Celesti tengono. Per ora la cocaina arriva. Le piazze incassano, gli ordini si eseguono. Ma il giorno che Mackay si troverà davanti a un giudice, 12 anni dopo, e dirà una frase che nessun boss di camorra aveva mai detto in quei termini, quel giorno comincerà a prendere forma qui, in una sera di dicembre del 2004, davanti alla notizia di un cugino ammazzato per niente. Per ora, però, la guerra continua. E la guerra ha bisogno di soldati e di soldi. E i soldi, alle Case Celesti, continuano ad arrivare. Ma sopra quel quadrilatero qualcosa sta cambiando. Qualcosa che riguarda lo Stato. Qualcosa che riguarda gli arresti. Qualcosa che per Gennaro Marino sta per tradursi in un cancello che si chiude alle sue spalle. Mentre la guerra in strada brucia, dentro le Case Celesti, Mackay continua il suo lavoro. Gestisce la piazza, organizza le vedette, decide chi entra nel quadrilatero, tiene la cassa, riceve la merce dagli spagnoli e la distribuisce. La macchina deve girare,
anche sotto le bombe, soprattutto sotto le bombe. Perché chi controlla la piazza controlla i soldi, e chi controlla i soldi compra armi, fedeltà, silenzio. In superficie, le case celesti sembrano un posto normale. Anziani sui muretti, bambini nei cortili. Sotto la superficie, in ogni androne, funziona un meccanismo preciso. Vedette, nascondigli, corrieri, contabili. Quel meccanismo ha un capo dentro il suo quadrilatero. Ma fuori dal quadrilatero, qualcosa sta cambiando. Dopo Cupa dell'Arco, lo Stato non può più fingere di non vedere. Le vittime aumentano. Le strade sono diventate un campo di battaglia in pieno giorno. I giornali nazionali sbattono Scampia in prima pagina. La politica si muove. Le forze dell'ordine si rafforzano. I carabinieri presidiano i quartieri con plotoni che, fino a 6 mesi prima, in quelle strade non erano mai entrati. La polizia setaccia gli appartamenti uno per uno. I magistrati della direzione distrettuale antimafia firmano decine di provvedimenti. Il 21 gennaio 2005 cade Cosimo Di Lauro, catturato dai carabinieri in un appartamento di Scampia. È la fine del comando giovane del clan rivale. Quando lo prendono, Cosimo ha i capelli lunghi, l'aria stravolta di chi non dorme da settimane. Sa che da quel momento per lui non c'è più nessuna trattativa possibile, né con lo Stato, né con gli scissionisti, né con se stesso. Ma il suo arresto non è la fine della guerra. La guerra continua, sotto altre mani, con altre logiche, con altri morti. Pochi mesi dopo, la stessa cosa accade dall'altra parte. Per gli spagnoli, gli arresti cominciano nel 2004 stesso. Continuano nel 2005. Le indagini, alimentate dai pentiti, dalle intercettazioni, dalle ricostruzioni delle scene del crimine, individuano nomi, ruoli, gerarchie. Le case celesti, in quelle ricostruzioni, hanno una collocazione precisa. Una piazza scissionista, un capopiazza scissionista, un nome scissionista. Gennaro Marino viene arrestato nel 2004. Le condanne arriveranno nel corso degli anni successivi, per pezzi. Associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, detenzione di armi, tentati omicidi, sequestri di persona e, soprattutto, le condanne per il duplice omicidio Montanino-Salierno. Il regime di detenzione presto diventa quello del 41 bis, carcere duro. Lettere lette dal personale, colloqui sorvegliati, niente contatti col mondo esterno se non strettamente regolati. Niente bar, niente cortili, niente passeggiate. Una cella, un'ora d'aria, un televisore acceso poche ore al giorno e un cognome che fuori continua a girare senza di lui. McKay sparisce dalla circolazione fisica, ma il clan, sopra di lui, continua a funzionare. Le piazze incassano, la cocaina arriva, i conti si fanno. Le case celesti, dentro la mappa scissionista, restano una delle piazze più redditizie del nord di Napoli. E sopra di lui c'è anche qualcosa che McKay non controlla. Qualcosa che per anni sembrerà toccarlo solo di striscio, ma che nel 2012 tornerà a cercarlo. Dentro un'altra città, su un altro lungomare, con un'altra raffica. Quel qualcosa si chiama Gaetano Marino, detto Moncherino, suo fratello. 23 agosto 2012, Terracina, provincia di Latina. Viale Circe, il lungomare. Pomeriggio d'agosto, intorno alle 5. La spiaggia è piena. Famiglie in costume, ombrelloni piantati nella sabbia, le grida dei bambini in acqua, il vociare normale di una città di mare ad agosto, i venditori ambulanti che passano col cocco, i bagnini sulle torrette, le radio degli stabilimenti che diffondono musica leggera.
Davanti allo stabilimento Il Sirenella, sul marciapiede del lungomare, sta risalendo dalla sabbia un uomo, sulla cinquantina, carnagione abbronzata, capelli corti. Non ha più le mani. Le ha perse anni prima, in una guerra di clan negli anni 90, quando un ordigno che stava maneggiando gli è esploso tra le dita. Per quello le mani non ci sono più. È stato uno degli uomini di rilievo del fronte scissionista. Per anni, anche lui, è stato un esponente di primo piano del cartello Amato Pagano. Era sposato con Tina Rispoli, oggi moglie del cantante neomelodico Tony Colombo. Quel pomeriggio è in vacanza, con la moglie, con i figli, coi parenti, come tante famiglie campane che ad agosto si trasferiscono sulla costa laziale. Terracina, in quegli anni, è una delle mete preferite. Vicina a Napoli, vicina a Roma. Una zona dove la camorra fa affari, ma dove, almeno ufficialmente, le guerre si fermano alla porta dello stabilimento balneare. Almeno questo è quello che si racconta, almeno fino a quel pomeriggio. Moncerino è sceso in spiaggia con la famiglia. Poi, secondo le ricostruzioni della polizia, qualcuno lo richiama. Una telefonata. Qualcuno che lo vuole vedere. Si alza dal suo posto. Risale verso l'ingresso dello stabilimento. Cammina sul marciapiede del lungomare, davanti al Sirenella. Sul cemento, non più sulla sabbia. Ha con sé un guardaspalle. Non basterà. Sul viale Circe, in quel momento, si ferma una Fiat Punto. I killer lo stavano aspettando lì. Sapevano dove sarebbe arrivato. Sapevano l'orario. Sapevano che prima o poi sarebbe risalito dalla spiaggia. L'azione si consuma in pochi secondi. Tra l'auto ferma sul lungomare e il marciapiede davanti allo stabilimento, la distanza è minima. I colpi partono a bruciapelo. Le cronache parlano di una raffica di 6-7 colpi. Alcune ricostruzioni arrivano fino a 11. Torace, volto, nuca. In pieno giorno, a pochi passi dalla spiaggia, davanti ai bagnanti, davanti ai figli, Gaetano Marino crolla sull'asfalto del lungomare di Terracina. La Punto riparte immediatamente lungo viale Circe in direzione Roma. Una seconda auto, secondo le ricostruzioni successive, copre la fuga bloccando per qualche secondo il traffico alle spalle del comando. Sull'asfalto, davanti all'ingresso del Sirenella, restano i bossoli. I cerchi bianchi della scientifica li segneranno uno per uno qualche ora dopo. Le indagini negli anni porteranno alle condanne all'ergastolo per Arcangelo Abbinante e Giuseppe Montanera e a pene minori per Carmine Rovai, Salvatore Ciotola e Pasquale Riccio, accusati del supporto logistico al comando. Le indagini, negli anni successivi, indicheranno l'omicidio come una resa dei conti interna al fronte scissionista. Faide dentro la faida. Equilibri spostati dalle nuove generazioni di camorra. Conti vecchi che si decidono di chiudere a distanza di anni dalla prima frattura. Non più Di Lauro contro Spagnoli. Adesso Spagnoli contro Spagnoli. Dentro una cella di 41 bis, Gennaro Mackay riceve la notizia. Non possiamo entrare in quella cella. Non possiamo ricostruire la sua reazione. Le carte processuali, su quel punto, sono mute. Ma da quel giorno, qualcosa dentro di lui smette di funzionare come prima. Perché Moncherino era suo fratello. Perché Moncherino era stato ammazzato non dai Di Lauro, ma da qualcuno del suo stesso cartello. Perché la guerra che lui aveva acceso, 8 anni dopo, gli aveva tolto un altro pezzo di famiglia. E perché, in quella cella, Mackay sta cominciando a pensare a una cosa che fino a quel momento sarebbe sembrata impensabile. Sta cominciando a pensare a una scelta che 4 anni dopo, in un'aula di tribunale, sorprenderà magistrati, avvocati e il suo stesso clan. Una scelta che la stampa chiamerà
confessione, che gli inquirenti chiameranno strana confessione e che il suo stesso ambiente leggerà come un tradimento. Ma andiamo con ordine. Un boss non si sveglia una mattina e confessa. Nei 4 anni che separano Terracina da quell'aula, ci sono ancora scene che lo trascinano verso quel microfono. Gennaio 2016. Tribunale di Napoli. Quarta Corte d'Assise. In aula si sta celebrando il processo di primo grado per il duplice omicidio Montanino-Salierno. Sono trascorsi 11 anni dall'agguato di Cupa dell'Arco. 11 anni in cui Gennaro Marino, da una cella di 41 bis, ha sempre respinto le accuse. 11 anni di silenzio. 11 anni di non sono stato io. 11 anni in cui la difesa di McKay si è sempre mossa sullo stesso binario. Nessuna ammissione, nessuna trattativa, nessun cedimento. Quel mattino è in videoconferenza. Sullo schermo della corte appare il suo volto, i capelli ormai grigi, il viso più segnato di quello dell'uomo che 12 anni prima contava le buste alle case celesti. Tra l'uomo che era nel 2004 e l'uomo che è adesso ci sono 12 anni di carcere duro, 12 anni di parlatori, 12 anni di una sentenza dopo l'altra e un fratello ammazzato su una spiaggia di Terracina. Davanti al presidente del collegio, McKay chiede la parola E pronuncia una frase che in 20 anni di processi di camorra in pochi avevano pronunciato in quegli stessi termini. Si assume le responsabilità degli addebiti che gli vengono contestati. Chiede scusa, dice, dal profondo dell'anima alle famiglie delle vittime. Aggiunge una formula che resterà nei verbali. Dice che ero un'altra persona, che oggi non lo rifarei. In aula cade un silenzio strano. Un silenzio che non è di sorpresa, non del tutto, perché in quei giorni dentro le indagini già si vociferava di un possibile cedimento di alcuni imputati. Ma è un silenzio di soglia, quello che si crea quando dentro un'aula una porta si apre e si capisce che da lì in poi tutto sarà diverso. Non è una collaborazione, non è un pentimento nel senso giuridico del termine. Marino non chiama in correità nessuno, non fa nomi, non racconta dinamiche, non consegna i suoi vecchi alleati. Si assume la propria responsabilità e basta. Gli inquirenti la chiameranno strana confessione. La stampa giudiziaria la ricostruirà come una mossa processuale. Confessare per evitare l'ergastolo. Ottenere le attenuanti generiche per la cosiddetta tardiva ammissione. Salvare la pelle senza tradire l'omertà. E nei mesi seguenti lo stesso copione si ripete. Ciro Mauriello, Arcangelo Abete, Cesare Pagano dal carcere, Carmine Pagano. Tutti seguono la strada aperta da McKay. Tutti confessano. Nessuno collabora. La quarta corte d'assise di Napoli, in quelle udienze, assiste a una sequenza che nelle aule di camorra non si era mai vista. Boss, in videoconferenza, uno dopo l'altro, che ammettono la responsabilità di un duplice omicidio commesso 11 anni prima, senza fare un nome che le carte non avessero già. La strategia paga. In appello, nel maggio del 2018, la seconda corte d'assise d'appello di Napoli, presieduta dalla giudice Patrizia Mirra, annulla gli ergastoli e ridetermina le pene a 30 anni. Riconosce le attenuanti generiche per le ammissioni. Concede una via d'uscita giuridica a uomini che, fino a poco prima, sembravano destinati al fine pena mai. 30 anni sono comunque tanti, ma 30 anni hanno una scadenza. L'ergastolo no. Ma in casa di McKay la confessione non viene letta come una mossa tecnica. Viene letta come un'onta. Secondo una ricostruzione degli inquirenti,
in un'intercettazione confluita in un'annotazione di polizia giudiziaria, la moglie di un altro reggente scissionista pronuncia una frase precisa. «Preferirei che mio marito si prendesse l'ergastolo, piuttosto che far quello che ha fatto Gennaro Marino». L'ergastolo, preferito alla confessione di un boss, perché nel codice del clan una confessione, anche senza chiamata in correità, è una crepa, è un buco, è il segno che qualcuno, prima o poi, potrebbe dire altro. E in un sistema basato sul silenzio, ogni crepa è una minaccia. Quella frase intercettata non è solo un giudizio personale di una donna su un uomo, è il giudizio di un intero sistema su uno dei suoi capi. Ed è un giudizio che, in un mondo dove il rispetto è l'unica vera moneta, vale più di qualsiasi sentenza. Il 21 giugno 2019 la Corte di Cassazione conferma le condanne. 30 anni definitivi. Per Gennaro Marino, per Cesare Pagano, per Carmine Pagano, per Arcangelo Abete, per Antonio Della Corte, per Angelo Marino, per Ciro Mauriello, per Enzo Notturno. 8 uomini, 30 anni a testa. 15 anni dopo Cupa dell'Arco, lo Stato chiude il primo grande processo sull'agguato che ha acceso la faida di Scampia. Per McKay, da quel giorno, una sulla scadenza diventa formale. Fine pena 2077. Lui sta in carcere da 20 anni e ne resterà altri 30. Quando uscirà, se uscirà, avrà oltre 80 anni. Le case celesti, in larga parte, saranno state demolite. Le facce di chi le abitava saranno cambiate. Le rotte della cocaina avranno altri nomi. Il quadrilatero, forse, non si chiamerà più nemmeno così. Ma fuori dalla cella, intorno al suo cognome, c'è ancora una macchina che gira. E nel 2024 lo Stato deciderà di smontarla pezzo per pezzo. – 17 ottobre 2024. Napoli. Su decreto della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza esegue un sequestro patrimoniale. 18 unità immobiliari, 2 aziende, una nel settore della distribuzione di carburanti, una nel settore immobiliare, per un valore complessivo di circa 19 milioni di euro. I beni sono dislocati tra Napoli, Melito di Napoli, Vitulazio e arrivano fino a Corigliano Calabro. Una geografia che racconta più di 1000 intercettazioni. Una geografia che mostra come una piazza di spaccio nella periferia nord di Napoli, in 20 anni, possa generare immobili in Calabria, terreni in provincia di Caserta, attività commerciali sparse su almeno 3 regioni. L'intestatario formale di gran parte di quel patrimonio non è Gennaro Marino. Sono prestanome, familiari, società di copertura, nomi puliti, carte d'identità pulite, conti correnti che, almeno sulla carta, non hanno niente a che fare con un boss detenuto da 20 anni in carcere. Ma le indagini patrimoniali ricostruiscono una sproporzione precisa. I redditi dichiarati dei prestanome non sono compatibili con la dimensione del patrimonio. Le piccole attività dichiarate non possono aver prodotto, nemmeno in 20 anni, una ricchezza simile. Il patrimonio è collegato, secondo gli inquirenti, ai proventi dello spaccio di cocaina nelle case celesti e al traffico internazionale legato al cartello scissionista. McKay, in carcere dal 2004, da 20 anni, in regime di 41 bis, secondo questa ricostruzione, ha continuato a essere il punto di riferimento patrimoniale del suo gruppo. Non un boss operativo, non un uomo che dà ordini quotidiani, ma un cognome
attorno a cui, fuori, continua a esserci una macchina economica che lavora per ricostituire, capitalizzare, mettere al riparo. Non parliamo di una condanna penale aggiuntiva. È una misura di prevenzione. Uno strumento che lo Stato italiano usa per togliere ai clan il loro patrimonio, anche quando il singolo soggetto è già in carcere. Una sentenza che non aggiunge giorni di galera, ma che svuota, dall'altra parte, il senso stesso di quegli anni di clandestinità economica. Ma l'effetto della scena, dal punto di vista narrativo, è chiarissimo. 20 anni dopo Cupa dell'Arco, 20 anni dopo l'agguato che ha acceso la faida, lo Stato torna a bussare alle case celesti. Non per arrestare un uomo. Quell'uomo è già preso. Per portare via 19 milioni di euro accumulati intorno al suo nome, mentre lui era dietro le sbarre. In carcere, da una cella di 41 bis, McKay riceve la notizia. Quella cella non l'ha mai lasciata da quando il suo cognome è passato dal cortile delle case celesti alla prima pagina dei giornali. E adesso, da quella cella, sta perdendo anche il resto. 19 milioni di euro, 18 immobili, 2 aziende. La struttura economica costruita in 20 anni intorno al cognome McKay viene smontata in un'operazione sola. Ma c'è un'ultima scena che la storia di Gennaro Marino ci consegna. Una scena che non è del 2024, è del 2025 e ribalta, in parte, anche la geografia del processo che lo aveva portato dentro. 27 novembre 2025. Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Terza sezione. In aula si decide un troncone separato del processo per il duplice omicidio Montanino-Salierno. Imputati che negli anni hanno seguito un percorso processuale diverso da quello di McKay e degli altri rei confessi. 3 nomi: Raffaele Abbinante, Francesco Abbinante, Vincenzo Pariante. Per loro, gli ergastoli inflitti in primo grado erano stati annullati dalla Cassazione 2 volte. 2 rinvii, 2 nuovi giudizi. Una storia processuale lunga 21 anni. 21 anni in cui i loro nomi erano rimasti dentro un dossier che per gli altri 8 coimputati si era invece chiuso nel 2019. Quel pomeriggio, dopo 21 anni dall'agguato di Cupa dell'Arco, arriva la decisione del processo d'appello. Assoluzione. I 3 imputati vengono assolti. I loro ergastoli, dopo 21 anni, vengono cancellati. La sentenza non incide sulle condanne di Gennaro Marino e degli altri rei confessi. Quelle sono passate in giudicato nel 2019. Restano ferme. 30 anni a testa. McKay e gli altri 7 uomini che hanno ammesso la responsabilità del duplice omicidio non possono più rimettere in discussione la loro posizione. Le loro porte sono chiuse. Le loro condanne sono pietre. Ma la decisione, dal punto di vista storico, ha un peso. Perché significa che dopo 21 anni di processi, di ricostruzioni, di sentenze, di pentiti, su uno dei delitti più studiati della faida di Scampia, parte della verità giudiziaria viene riscritta. 3 uomini che per 21 anni erano stati indicati nei tribunali come responsabili di quell'agguato, oggi sono innocenti. Per quei fatti, per quel pomeriggio, per quella moto crivellata di colpi. Significa che alcuni dei nomi che hanno acceso quella guerra nelle stanze del cartello scissionista in quell'ottobre del 2004 restano nelle carte e altri ne escono. Significa che la verità giudiziaria in 20 anni è cambiata e può ancora cambiare. Significa soprattutto che alcune zone d'ombra di quell'agguato non sono mai state davvero coperte. Resta certo, fissato dalla Cassazione, il fatto che Cupa dell'Arco è stata l'apertura della guerra e che 8 uomini, tra cui Gennaro Marino, hanno pagato con 30 anni per quei 2 cadaveri sull'asfalto di Secondigliano. Per il resto,
La pagina, dopo 21 anni, è ancora aperta. Carcere di massima sicurezza. 2026. Da qualche parte, dietro una porta blindata, c'è un uomo di 56 anni. Capelli grigi, pochi colloqui, lettere lette dal personale, visione limitata della televisione. Niente più case celesti, niente più cortili, niente più cocaina, niente più conta delle buste. Si chiama Gennaro Marino. Fuori lo hanno chiamato per anni McKay. Fine pena 2077. Tra un'ora di aria al giorno e l'altra, da quella cella, qualcosa che porta il suo cognome continua a vivere. Le piazze di spaccio attorno alle case celesti sono ancora indicate dalle relazioni della Direzione Investigativa Antimafia come piazze attive. Le rotte della cocaina dall'asse spagnolo verso Napoli non si sono interrotte. Il modello che gli scissionisti hanno costruito nel 2004, in molte forme aggiornate, è quello dentro cui ancora oggi funziona buona parte della camorra di Napoli Nord. Il quadrilatero c'è ancora, i palazzi ci sono ancora, i cortili ci sono ancora. Solo che le facce sono cambiate, i nomi sono cambiati, le generazioni si sono succedute. E la guerra che McKay e gli spagnoli hanno acceso un pomeriggio di ottobre, in una strada laterale di Secondigliano, in un certo senso non è mai finita. Ha solo cambiato volti, ha cambiato cognomi, ha cambiato bandiere. A Cupa dell'Arco oggi c'è una strada come tante. C'è il traffico delle 4 del pomeriggio. C'è il silenzio di chi ricorda, di chi ha visto, di chi ha taciuto. Fulvio Montanino non c'è più dal 28 ottobre 2004. Aveva 30 anni. Claudio Salierno non c'è più dal 28 ottobre 2004. Aveva 40 anni. Era seduto sulla moto sbagliata in un pomeriggio sbagliato. Non comandava niente. Era lì. Massimo Marino non c'è più dall'11 dicembre 2004. È stato ucciso per un cognome. Gaetano Marino, detto Moncherino, non c'è più dal 23 agosto 2012. Aveva circa 48 anni. È stato ucciso da uomini del suo stesso fronte, su una spiaggia, davanti ai bagnanti, davanti ai figli. E poi ci sono i nomi che non porteremo qui. Perché in 20 anni di faida, tra 70 e oltre 100 persone hanno smesso di esistere intorno a quel quadrilatero di cemento. Alcuni erano dentro al gioco, altri no. Altri erano semplicemente lì. McKay sconta i suoi 30 anni. Per uno di quegli agguati. Per il primo. Quello che ha acceso tutto. Per gli altri, la sentenza che conta non è in un'aula di tribunale, è sui muri delle case celesti, sulle finestre che ancora oggi si chiudono quando passa qualcuno che non si conosce, sui cortili dove si gioca ancora a pallone. In quel codice una sola domanda resta sospesa, da 20 anni, e forse non avrà mai una risposta definitiva. Valeva tutto questo? Una busta di soldi in meno alla settimana. Valeva tutto questo? Io sono Alex Neri. Questo è Anime Oscure. Restano le ombre. Restano le anime oscure. Se questo documentario vi è piaciuto, iscrivetevi al canale Anime Oscure e attivate la campanella. Lasciate un commento e raccontateci quale storia volete che raccontiamo e se c'è qualcosa che dovremmo approfondire o correggere. Mettete like se volete sostenere questo progetto di divulgazione indipendente e condividete il video con qualcuno a cui potrebbero interessare queste storie. Gennaro Marino, detto McKay, è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione il 21 giugno 2019 a 30 anni di reclusione per il duplice omicidio di Fulvio Montanino e Claudio Salierno.
commesso il 28 ottobre 2004 in via Cupa dell'Arco, a Secondigliano. La condanna è stata pronunciata in concorso con Cesare Pagano, Carmine Pagano, Arcangelo Abete, Antonio Della Corte, Angelo Marino, Ciro Mauriello ed Enzo Notturno. Le ammissioni di responsabilità rese da Gennaro Marino in udienza nel gennaio del 2016 davanti alla Quarta Corte d'Assise di Napoli e successivamente replicate da altri coimputati hanno comportato la concessione delle attenuanti generiche in appello e la rideterminazione delle pene a 30 anni. Gennaro Marino non ha mai assunto formalmente la veste di collaboratore di giustizia. Nel novembre del 2025, la terza sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha assolto Raffaele Abbinante, Francesco Abbinante e Vincenzo Pariante in un troncone separato del processo Montanino-Salierno. Per quei fatti, gli stessi sono da considerarsi innocenti. Il sequestro patrimoniale di circa 19 milioni di euro, eseguito nell'ottobre del 2024 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, su decreto della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli e su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha natura di misura di prevenzione patrimoniale e non di condanna penale aggiuntiva. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Luigi II, relative all'ingresso del gruppo Marino nel cartello Amato Pagano, ai pedinamenti che hanno preceduto il duplice omicidio Montanino-Salierno, ai tentativi falliti d'agguato e alla cosiddetta prova d'amore, sono richiamate in articoli di cronaca giudiziaria e in atti istruttori. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Biagio Esposito, relative al piano di colpire Paolo Di Lauro e i figli a Capodanno del 2003 con un lanciarazzi fornito da Raffaele Imperiale, sono richiamate in articoli di cronaca giudiziaria e in atti istruttori. Quel piano specifico non risulta essere mai stato eseguito. L'omicidio di Massimo Marino, 11 dicembre 2004, è stato confessato da Gennaro Puzzella, collaboratore di giustizia, e attribuito al mandato di Cosimo Di Lauro. Giovanni De Luise, inizialmente condannato per quel delitto, è stato successivamente scagionato. L'omicidio di Gaetano Marino, 23 agosto 2012, sul lungomare di Terracina, è oggetto di procedimenti giudiziari davanti alla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Per gli imputati i cui procedimenti non sono conclusi, vale la presunzione di innocenza. Il numero di vittime complessivo della prima faida di Scampia è oggetto di stime divergenti nelle fonti giornalistiche, giudiziarie e istituzionali, oscillanti tra circa 70 e oltre 100 morti, comprese vittime innocenti come Gelsomina Verde, Antonio Landieri, Dario Scherillo e Attilio Romanò. Tutti gli imputati, con procedimenti ancora in corso, godono della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione italiana. Le vittime innocenti ricordate in questo documentario sono riconosciute come tali da atti istituzionali e fondazioni che curano la memoria delle vittime di Camorra. Le loro storie sono trattate con il massimo rispetto per loro e per le loro famiglie.